Ciao ragazzi, oggi parliamo di Jeff King, il Nexzilla originale, prodigioso atleta che nel 1983 si affermò sui circuiti internazionali vincendo prima il Mister America EAU e poi il Mister Universo NABBA, creando molte aspettative nell'immaginario degli appassionati di settore, che sognavano di vederlo gareggiare ai massimi livelli sul prestigioso palco del Mister Olympia. Dotato di un fisico massiccio, compatto e definito, Jeff si distingueva soprattutto per l'enorme sviluppo delle gambe, che alcuni paragonano a quelle di Tom Platz, e per il collo taurino, che gli valse il soprannome di Nexzilla molto prima che Rubiel Mosquera venisse al mondo. Bodybuilder entusiasta e hardcore, pur riconoscendo che per affermarsi sul palco di gara la simmetria è molto importante, Jeff racconta che apprezzava soprattutto l'effetto freak e si ispirava ad atleti molto muscolosi e massicci quali Bertil Fox o Tom Platz piuttosto che a Frank Zane. Sarebbe stato interessante vederlo a confronto con Lee Haney, il supercampione IFBB dell'epoca, ma purtroppo, nonostante le grandi aspettative, la carriera sportiva di Jeff nella IFBB non si concretizzerà. Vuoi per motivi politici o congiunturali, a dispetto dei prestigiosi titoli conquistati da King nella AAU, nella NABBA e nella WABBA, e dal suo status di atleta professionista ai tempi, la IFBB gli chiese di ripartire dalla categoria amatoriale, per poi crescere all'interno della federazione di gara in gara. Un percorso che per Jeff avrebbe significato dover ricominciare da zero, rinunciando in larga parte ai suoi guadagni di atleta sponsorizzato, sui quali faceva affidamento per vivere, per pagare i conti. Una trafila che Jeff non si sentì di accettare, preferendo continuare la sua carriera sportiva come atleta WABBA e NABBA, rimanendo nella storia come uno dei migliori bodybuilder di sempre a non avere mai gareggiato nella IFBB. In seguito, terminata la carriera agonistica, Jeff ha cambiato vita, completando i suoi studi nell'ambito della chiropratica e della fisioterapia e trovando un solido impiego nei ranghi della polizia. Il tutto senza peraltro perdere il gusto per l'allenamento. Ancora oggi, ad oltre 60 anni di età, continua ad allenarsi con impegno e a mantenersi in forma, con qualche concessione dovuta all'età ovviamente. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Jeff King nasce nel settembre del 1960 nella regione orientale degli Stati Uniti, in Pennsylvania o nel New Jersey. Da ragazzino è piuttosto piccolo e sente il bisogno di essere più forte e imponente, o comunque in grado di proteggersi. A tale scopo pratica un po' di arti marziali, ma non è soddisfatto. Comincia ad allenarsi con i pesi a casa, con un set di attrezzi acquistati dal padre, ma ben presto per imparare le tecniche di allenamento inizia a frequentare una palestra della sua zona. Ricorda che agli inizi, a 14 anni, era alto 1,57 m e pesava circa 53 kg bagnato. Comunque, leggendo le riviste di settore, trova ispirazione nel vedere le immagini di personaggi quali Robbie Robinson, Serge Nubret, Lou Ferrigno, Arnold Schwarzenegger, e la transizione verso la palestra e il bodybuilding hardcore per lui avviene in modo molto spontaneo. Cominciato l'allenamento, la naturale crescita e gli ormoni dell'adolescenza, uniti all'entusiasmo per lo sport, lo fanno crescere rapidamente. Jeff si trasforma, tanto che a soli 17 anni, con un peso sui 78 kg per 1,75 m di statura, debutta sul palco al Mister New Jersey, classificandosi terzo nella categoria teenager. Un buon inizio, soprattutto considerato che si era preparato per la gara in modo molto approssimativo. Ma il successo è solo rimandato. L'anno seguente si ripropone sul palco del Mister New Jersey aggiudicandosi la prima piazza nella categoria teenager. È l'inizio della sua fenomenale carriera agonistica. In pochi anni esploderà come giovane prodigio in competizioni di livello nazionale e mondiale. Nel tempo Jeff migliora le sue tecniche di allenamento e raffina l'approccio alimentare. Tiene un diario nel quale segna le calorie assunte ogni giorno e riesce a raggiungere una definizione spettacolare sul palco, ottenendo risultati eccellenti in gara. La sua scalata ai vertici delle classifiche agonistiche a quel punto diventa rapida e inarrestabile. Nel 1980 vince la categoria pesi massimi al Teenage Mister America AAU. Nel 1981 trionfa al concorso Mister New York City, aggiudicandosi ancora la categoria alte taglie e il titolo assoluto. Nel 1982 si aggiudica il titolo assoluto al Collegiate Mister America AAU. Infine, nel 1983, a soli 22 anni, raggiunge l'apice della sua esplosiva carriera. Presentatosi sul palco a circa 100 kg per 1,80 m di statura, si aggiudica il titolo assoluto al prestigioso Mister America AAU
e poco tempo dopo, a circa 104 kg, conquista anche la categoria alte taglie, superando John Brown e il titolo assoluto al Mister Universo NABBA. È l'atleta emergente, il campione del momento. Col successo arrivano le sponsorizzazioni e i ritorni economici, ma anche gli impegni. Ai tempi Jeff era richiestissimo e ogni weekend doveva viaggiare per tenere esibizioni e seminari e doveva mantenersi in ottima forma, tirato per lunghi periodi, ma guadagnava bene e poteva permettersi di vivere di bodybuilding. Chiaramente per un atleta della sua caratura e prestigio sarebbe stato molto interessante cimentarsi nelle file professionali della IFBB, ma i vincoli imposti da questa federazione si rivelarono inaccettabili per un atleta affermato come Jeff, che a quei tempi viveva dei proventi legati alla sua attività di bodybuilder e l'opportunità auspicata da tanti appassionati non si concretizzò mai. Sentiamo dalle parole dello stesso Jeff come andarono le cose. Qual è stata la ragione per cui non sei passato alla federazione Wheeler? Ho sentito che volevano che tu ripartissi da zero, gareggiando come amatore a livello locale. Esatto, ecco com'è andata. Questo è un business, questo è come pagavo il mutuo e le mie bollette. Quindi puoi capire che è un rischio. Non sai mai chi arriverà in gara. Dovevo letteralmente giocarmi tutto ricominciando da dilettante. Mi chiedevano di ripartire da dilettante, ripartendo da zero quando avevo già un business che funzionava bene. E l'ultima cosa che volevo fare era rovinarlo. Altri, ad esempio John Brown, hanno avuto corsie preferenziali. Io non ho avuto questa possibilità. Abbandonato il sogno di competere nella IFBB, Jeff ha approfondito i suoi studi in chiropratica e ha continuato a gareggiare con successo sui circuiti NABBA e WABBA. Nel 1984 vince la categoria alte taglie ai campionati del mondo NABBA, anche se deve cedere il passo a Tim Belknap per il titolo assoluto. Nel 1985 è secondo fra i professionisti ai campionati mondiali WABBA, discutibilmente superato dal Mister Olympia 1983 Samir Bannout, ma davanti a Edouard Kawak e Thierry Pastel. Nel 1987 è secondo dietro a Olev Annus al Mister Universo Pro NABBA e ancora secondo fra i professionisti dietro a Thierry Pastel ai campionati del mondo WABBA. Concluderà la carriera a soli 28 anni nel 1988 con un non brillantissimo sesto posto al Mister Universo Pro NABBA. Lasciato il mondo dell'agonismo, Jeff decide che è arrivato il momento di cambiare vita. Completa il suo percorso di studi in chiropratica e inizia a lavorare come fisioterapista. Nel 2005, diventato padre, ha conseguito il dottorato in fisioterapia allo Springfield College nel Massachusetts e si è diplomato all'Accademia di Polizia. Sarà proprio il lavoro nelle forze dell'ordine a diventare la sua occupazione principale. Nonostante i molteplici impegni, Jeff non ha mai perso la passione per il mondo del ferro. Ancora oggi continua ad allenarsi con impegno, anche se ammette che, a causa dei danni subiti in tanti anni di allenamenti durissimi, ha bisogno di una protesi all'anca. Ai seminari Jeff non entrava necessariamente nei dettagli dei suoi allenamenti, piuttosto preferiva insegnare i concetti, enfatizzando l'importanza dei 3 pilastri fondamentali della preparazione sportiva, che sono allenamento, alimentazione e recupero. Jeff ricorda che agli inizi in palestra tendeva a sovrallenarsi, pratica peraltro molto comune all'epoca, quando Arnold era il re indiscusso del bodybuilding e le riviste del settore pubblicizzavano workout lunghi e frequenti. Nel tempo ha invece imparato ad allenarsi eseguendo un minor volume di lavoro, ma con maggiore intensità, un approccio che ritiene che per lui funzioni molto meglio. Lontano dalle gare faceva 6-12 serie di lavoro per gruppo muscolare, suddivise in 2-3 esercizi eseguiti per 3-4 serie ciascuno. Durante la preparazione per le competizioni aumentava leggermente il volume di lavoro, eseguendo 8-14 serie per gruppo muscolare e praticando attività cardio. Raccomanda di usare carichi consistenti, eseguendo gli esercizi in modo corretto e, per il bodybuilding in generale, consiglia di eseguire 8-10 ripetizioni per serie. Suggerisce di lavorare con una split basata su 3 giorni di lavoro seguiti da un giorno di riposo, oppure, se il tempo a disposizione è un fattore limitante, allenarsi un giorno sì e un giorno no, alternando un giorno di lavoro con uno di riposo. Sul piano alimentazione, Jeff racconta di essere diventato più consapevole dell'importanza della dieta poco prima di cominciare la preparazione del Mister America del 1983. Durante quella preparazione mangiava 2800 calorie al giorno per 6 giorni a settimana, intervallati con un giorno a calorie più alte, sulle 3200, un approccio che gli ha dato ottimi risultati.
Seguiva e raccomandava una dieta ad alti carboidrati, con suddivisione quotidiana delle calorie e dei macronutrienti del tipo 60% carboidrati, 25-30% proteine e 10-15% grassi. Per quanto riguarda i suoi carboidrati, precisa che questi erano per il 60% carboidrati complessi, derivati da pasta, patate, pane e cereali, mentre per il restante 40% erano carboidrati semplici, derivati principalmente dalla frutta. Per le proteine faceva ampio consumo di albumi d'uovo, carne, pollo e formaggi magri. Infine evidenziava l'importanza di curare il recupero, evitando di allenarsi troppo spesso ed adottando un protocollo di sonno e riposo adeguato all'impegno speso in palestra e nella vita quotidiana, che nel suo caso corrispondeva a circa 8-10 ore di sonno per notte. Riassumendo, Jeff King è stato un talento della Golden Era, famoso per il look al contempo estetico e potente, con un incredibile sviluppo di quadricipiti, trapezi e collo. Vincitore del titolo di Mister America a soli 22 anni, Jeff divenne uno dei culturisti più discussi della sua epoca, un volto noto sulle copertine e negli articoli delle riviste di settore. Sebbene non abbia mai calcato un palco IFBB, molti appassionati e storici lo considerano uno dei migliori atleti di sempre, una figura iconica che ancora oggi, a tanti anni di distanza, mantiene inalterato il suo fascino. Personaggio positivo Jeff King, mix di entusiasmo, muscoli e competenza. Un atleta che ha saputo trasformare la sua esistenza, evolvendo da una carriera sportiva di successo ad essere un uomo di famiglia con una solida professione, come fisioterapista e agente delle forze dell'ordine. Un esempio per molti. Ciao, alla prossima!